L'interfaccia di Grasshopper è abbastanza semplice. Nella parte superiore abbiamo il pannello dei componenti. I componenti, diciamo, in ognuna di queste schede ci sono tutta una serie di componenti divisi per argomenti. Per inserire un componente nell'area di lavoro basta cliccare sul componente e cliccare nell'area del componente. Ci sono alcuni componenti che nel momento in cui vengono inseriti all'interno di Grasshopper subito producono un risultato attraverso delle linee di colore rosso. Con questo colore rosso si indicano appunto gli elementi di, di Grasshopper. Ogni componente è composto da tre parti. La parte centrale sarebbe il nome del componente, questa parte qui di lato sarebbero i dati di input e questi qua di qui sono i dati di output. Nel momento in cui noi passiamo con il mouse sopra ai componenti, sopra i dati sia di input che di output, appare un pannello giallo che ci indica come si chiama quel dato e a che cosa è riferito. Questo è un aiuto che ci permette di capire a che cosa possiamo, diciamo, che cosa noi possiamo andare a collegare all'interno di quel componente. Un altro modo per richiamare i componenti è quello di fare doppio clic in un'area vuota del canvas e di andare a scrivere il nome del componente. Ovviamente il nome del componente, diciamo, dobbiamo già conoscere il suo nome, infatti questa modalità di inserimento viene utilizzata dalle persone più esperte che quindi già conoscono il nome del componente che vogliono richiamare, basta inserire un inizio del nome e andarlo a richiamare. I dati di input possono essere quindi collegati afferrando, diciamo, questi elementi e andandoli a collegare all'interno di questo pannello. Normalmente quando inseriamo dei, dei componenti, ci sono tre colori che i componenti possono avere. I componenti possono essere di colore grigio e di solito quando sono di colore grigio sono in attesa di un input, cioè che noi colleghiamo all'interno di quest'area un qualcosa. I componenti di colore rosso invece si trovano in uno stato di errore perché magari è stato collegato a loro un componente sbagliato. Infatti in questo caso questo componente che ho collegato qui è sbagliato e quindi l'input è comparso, quindi il componente è comparso di colore rosso. I componenti arancioni invece sono in una situazione di alert, cioè non sono in errore, ma sono anche loro in, diciamo, in attesa di un collegamento con qualche altro componente. Solitamente, quindi cancello questo componente, normalmente quando colleghiamo un componente ad un altro componente, nell'area di lavoro otteniamo un risultato e ci sono alcuni componenti tipo il number slider che è richiamabile quindi o facendo un doppio clic e scrivendo numb e richiamandolo da qui oppure andandolo a prendere dalla sezione in cui il componente è posizionato. Per esempio il number slider sta in parametri
input, number slider. Di solito conviene, almeno dei componenti più utilizzati, imparare il nome e andarlo a richiamare con il doppio clic. Di solito all'interno di un dato di input può entrare normalmente un solo dato. Infatti se inserisco questi due dati, il primo si toglie, il secondo si elimina. Per poter collegare entrambi gli elementi basta tenere premuto il tasto Shift e collegare i due componenti. Quindi con il tasto Shift premuto io posso inserire in un solo input due dati. Se invece voglio staccare un componente, tenendo premuto il tasto CTRL, mi basta selezionare i due input e il componente viene staccato. Nell'area del canvas, cioè nell'area di lavoro, io posso spostarmi come se mi trovassi all'interno di Rhino, quindi con la rotella del mouse faccio lo zoom, schiacciando il tasto destro faccio il pan. È possibile, l'area di lavoro è molto grande in quanto ci sono degli algoritmi, ovvero delle formule composte da tantissimi componenti che possono raggiungere anche grandi dimensioni.